Bentornati a Football Benchmark, bentornato ad Andrea Sartori, Global Head of Sports of KPMG. Oggi vogliamo parlare di Champions League, che è sicuramente la competizione più importante anche a livello economico del calcio europeo, calcio che punta nella Champions a far diventare la Champions una Super League, e vedremo se l'idea della UEFA è quella di andare verso questa direzione. Dal 1955 esiste Coppa Campioni o Champions League, da allora 12 squadre del non Big Five hanno vinto la Champions League, ma come vedremo fra poco, ormai vincere la Champions è un affare per pochi. Chissà perché, ce lo spiegherà Andrea Sartori, perché evidentemente il concentrarsi dei soldi e dei campioni privilegia naturalmente le squadre più importanti. Allora, un piccolo excursus storico, mi perdonerai Andrea se non ti faccio intervenire subito per questioni economiche, ma negli ultimi 20 anni di Champions abbiamo rilevato un dato molto importante, anche con il vostro aiuto. Partiamo dagli anni 80-90, vincono la Champions League, anzi la Coppa Campioni, la Steaua Bucarest, il PSV, la Stella Rossa nel 1991 l'ultima volta, il Porto. Queste invece sono le squadre dal 94 al 2005, quindi negli ultimi, in un arco temporale di 10 anni, senza che le leggiamo tutte, ma come vedete le squadre che abbiamo selezionato sono quelle che non appartengono a Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, e il loro cammino in Champions. Vedete che sono più o meno distribuite in maniera quasi equa. Chiaramente è evidente che le squadre più importanti hanno avuto un ruolo da padrone, soltanto un vincitore, però una finalista, molte semifinaliste e moltissimi partecipanti ai quarti di finale, cioè al Big Eight del calcio europeo. Se vediamo gli ultimi 10 anni, compresa questa stagione qua, praticamente le squadre che non appartengono a Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra scompaiono. Mai una partecipazione alla semifinale, mai naturalmente una partecipazione alla finale, men che mai un vincitore. Qualche sporadica apparizione nei migliori 8 dell'Europa, nelle varie edizioni della Champions League. La domanda è, Andrea, perché? Sì, magari potremmo dire anche che sono 11 negli ultimi 12 anni che si sono qualificate ai quarti di finale e 20 negli 11 anni precedenti. La ragione, quindi la risposta alla tua domanda, è una questione di dimensione del mercato. Le Big Five sono alla fine i 5 mercati più grandi d'Europa a livello di popolazione, a livello di, diciamo, spesa pro capite, e lo possiamo vedere qua. Mi verrebbe da dirti che la Russia però è più popolosa della Germania, la Turchia più popolosa dell'Italia. Certo, però c'è sempre comunque un discorso di tradizione del calcio, scuola del calcio. C'è un aspetto economico, però c'è anche un aspetto di capacità sportiva e di quindi saper vincere poi sul campo. Qui vediamo la popolazione delle Big Five e poi abbiamo aggiunto Russia e Turchia per in un certo senso far vedere la prospettiva futura di questi mercati. Penso che nella slide successiva possiamo invece vedere qual è la ricchezza del paese. La ricchezza del paese, quantomeno la ricchezza pro capite. Quindi la capacità di combinare un grosso bacino di utenza nei quali si possano vendere i diritti televisivi a dei valori importanti, combinata con una capacità di spesa nel mercato locale importante. Prendiamo ad esempio la Germania, prendiamo ad esempio la Gran Bretagna, dove abbiamo un PIL pro capite di 47 e 41 mila euro rispettivamente. Non a caso questi sono i mercati in cui la spesa commerciale nei club è altissima. Naturalmente tu hai detto e sottolineato, abbiamo ipotizzato che Russia e Turchia possono essere le prime insidie, se il termine insidie è giusto, più che Olanda e Portogallo, che hanno magari un reddito pro capite più alto ma una popolazione decisamente più bassa. Esattamente sì. Però è anche vero, e mi rifaccio a quello che ho detto poc'anzi, la storia calcistica. Ci vuole la storia calcistica e la capacità calcistica. Cioè, se Russia e Turchia avranno la capacità di sviluppare le capacità calcistiche a livello sportivo, hanno sicuramente un mercato che, combinando grosse popolazioni con delle economie in crescita, a livello prospettico possono essere delle potenze a livello europeo. Questo è molto interessante perché al momento le potenze a livello europeo, questo è il coefficiente UEFA per club dei vari campionati in Europa, è evidente che Liga, Bundesliga, Premier e Serie A, forse un po' più staccata la Ligue 1,
sono nettamente più avanti, cioè lo spazio di inserimento per le squadre, per i club di Russian Premier, per la Super League turca, obiettivamente in questo momento possono andare a insidiare soltanto la Ligue 1. È verissimo, infatti più che parlare di Big Five a livello sportivo bisognerebbe parlare di Big Four, perché un po' con l'eccezione diciamo del Paris Saint-Germain negli ultimi... Che poi ha fatto il fracasso di qualche settimana fa, indubbiamente le Big Four sono nettamente avanti e questo dato lo conferma. E questa tendenza è ovvio, credo che sia assolutamente logico, che si rifletta anche nel discorso dei ricavi. Cioè più sono forte, più vinco, più riesco a prendere i soldi che la UEFA mette a disposizione per chi va avanti in Champions League. Queste sono le prime squadre, le prime 5 squadre che hanno fatto il maggior numero di ricavi negli ultimi 5 anni di Champions. Le abbiamo volute accomunare ad Andrea a 3 squadre con una buona tradizione europea. Come vedete, credo che sia assolutamente evidente la grande disparità fra la Juventus, che è quella che ha incassato di più, e il Benfica, che è quella che ha incassato di più fra le piccole, mi verrebbe da chiamarle così. Esattamente, ed ha sempre partecipato alla Champions League negli ultimi 5 anni, in questa analisi. Praticamente quello che si è creato è un circolo virtuoso. Per le grandi. Per le grandi, più vinci tu, più hai capacità in un certo senso di spesa, di investimento, acquisti giocatori migliori, puoi anche pagarli molto di più come vedremo poco più avanti e di conseguenza ti garantisci un successo sul campo che ti porta a dei ricavi commerciali, a dei ricavi da stadio e dai ricavi da diritti televisivi inclusi la UEFA e diventa molto difficile. E far parte dei campionati più importanti consente per esempio alla Roma di guadagnare più del Porto. Assolutamente sì. Però il discorso fondamentale è che spezzare questo circolo virtuoso è molto molto difficile. Questi sono i ricavi operativi delle squadre nella scorsa stagione. Anche qui guardate che grande ed enorme differenza c'è fra le 4 squadre di grande tradizione portoghese ed olandese rispetto alle 4 grandissime d'Europa. Sono le prime 4 a livello di ricavi operativi. Su questa grafica la nuova riforma della Champions League a sensazione acuirà ancora di più questo distacco, perché le squadre di Germania, Inghilterra e Spagna e Italia saranno sicure del posto e saranno 4. 4 per paese e questa classifica in cui possiamo vedere, come dicevi tu, 4 squadre di grandi tradizioni che hanno tutte vinto la Champions League almeno una volta, c'è una disparità assoluta di ricavi che poi si va a tradurre nella capacità di investimento come vedremo nella slide successiva. Me lo facevi notare fuori onda prima di venire qui in trasmissione. Se sommiamo i dati, magari possiamo rimettere la grafica, se sommiamo i dati delle Benfica, PSV, Ajax e Porto, la somma di queste 4 società non arriva neanche al totale del Bayern Monaco, è 100 milioni sotto. Esatto, la somma è 390, è 200 milioni 200 milioni 200 sotto, avevo capito male. Sì. Per eccesso avevo arrotondato. Hai fatto riferimento tu invece poco fa alla capacità di spesa sia per quanto riguarda gli stipendi sia per quanto riguarda i giocatori. Anche qui distacco enorme, super evidente, addirittura il nostro logo copre la colonnina degli stipendi delle 4 grandi o ex grandi d'Europa come Porto, Benfica, Ajax, PSV. Guardate dove arrivano le colonnine, i numeri del Barcellona, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco. Si verrebbe da dire fanno parte di 2 campionati diversi. Assolutamente sì, basta vedere i valori della rosa di Barcellona e Real Madrid, siamo intorno ai 700 milioni di euro e vedete dalla grafica qui che si arriva tra i 120 e i 150 milioni per le 4 squadre analizzate. Ancora, dato molto interessante, è la somma degli stipendi di queste 4 squadre rispetto al Bayern Monaco. 230 milioni per Porto, Benfica, Ajax e PSV e praticamente esattamente 260 milioni per il Bayern Monaco. Di conseguenza... È normale che i giocatori più forti vadano a giocare al Bayern. Esattamente. Ma allora la domanda che ti faccio è questa. Prima o poi riuscirà una squadra di questi a tornare a vincere la Champions League o lo ritieni improbabile? Allora, ci sarà una nuova Steaua, una nuova Stella Rossa. La logica dice assolutamente di no. Però, a meno che succeda un miracolo, come è successo lo scorso anno con il Leicester, è eventualmente possibile. Però la razionalità
dice assolutamente no. Quindi sarebbe un miracolo, esattamente come quello che ha fatto Ranieri lo scorso anno in Inghilterra. Grazie ad Andrea Sartori e Prego. l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Grazie anche a voi.